vibrano nell'aria come una tensione di guerra. Poi d'improvviso qualcuno lo chiama, ma è già circondato, la vittima è lui. Ma John non prova vergogna per la sua pelle diversa, mentre volano sassi e offese per lui dalla rabbia bianca della città. Una legge antica e crudele lo costringe a subire in silenzio, picchiato a sangue come cane randagio, si sente morire, nessuno ha pietà. Segno di una follia, una lenta agonia. Quando finirà l'olocausto della libertà. Ferito dentro e di fuori, John fa ritorno alla casa, raggiunge in fretta la stanza perché nessuno deve soffrire per lui, reprime il dolore nel cuore, non vuole più odiare, sa che la catena di questa oppressione con la non violenza si spezzerà. Segno di una follia, una lenta agonia. Quando finirà l'olocausto della libertà. John, quanti ne conosciamo, anche nel nostro quartiere, gente che soffre in silenzio, che sta immaginata come sei tu, venuti da altre nazioni, emigrati, zingari anziani, mal sopportati, costretti a subire la segregazione anche fra noi. Segno di una follia, una lenta agonia. Quando finirà l'olocausto della libertà. Buonasera a tutte e tutti, ben trovate, ben trovati, ben ritornati. Questo è il 13° laboratorio che facciamo insieme. Sono molto contento, insomma, che ci rivediamo in questa situazione, in questa occasione. C'è anche qualche new entry. Ciao Marta, ok, ascolto, bene, benissimo. Ok. Allora, per chi non ha mai partecipato al laboratorio, il laboratorio funziona così. Dunque, qui è un posto in cui anche si lavora, quindi si farà tipo workshop insieme. Io metto un po' di materia prima, quindi qualche video, qualche testo da leggere insieme, e poi ci poniamo una domanda, la domanda del dolore, dell'ingiustizia, proviamo a lavorarci insieme. E quindi produciamo
un semilavorato. E il semilavorato, poi noi diciamo che un semilavorato è qualcosa che prima o poi pubblicheremo. Conto di avere un sito internet per la fine dell'anno, dove anche possiamo pubblicare i vari interventi, quello che noi produciamo, e non è un lavoro finito, perché il lavoro finito lo facciamo ciascuno nella propria vita. E per il momento abbiamo prodotto un semilavorato su Etilsum e ne stiamo facendo un altro su Nelson Mandela e la situazione dell'apartheid in Sudafrica. Allora, prima di cominciare qualche info, qualche iniziativa appuntamento. Dunque, il prossimo incontro sarà l'ultimo, non il quarto, ma il quinto venerdì del mese, quindi il 29 maggio, online. Parleremo di Desmond Tutu, della figura di Desmond Tutu. Ehm, Faccio presente che abbiamo anche la possibilità, per chi sta in zona toscana, di avere delle esperienze di chiesa domestica, una teologia dal basso, questo anche a Firenze. Se qualcuno è interessato, insomma, poi a parte vi posso meglio raccontare. Il 10 maggio abbiamo il prossimo incontro a Firenze. Stiamo cominciando una collaborazione con la Madonna del Grappa per si chiama Il Focolare, dove apriremo una rubrica di spiritualità della non violenza e ci partecipa anche Marta, che è qui, e questo insomma sarà, poi chi è interessato può abbonarsi a questa rivista. È una rivista prettamente orientata ad aspetti legati al sociale e alla spiritualità. E qui metteremo anche delle rubriche legate alla non violenza, sia come alfabetizzazione della non violenza, della spiritualità della non violenza, e anche come storie, racconti della non violenza, perché abbiamo bisogno che vedere cosa in passato è già stato fatto e renderci conto che la non violenza, ecco, non è un'utopia, è qualcosa che è possibile. Dalla storia abbiamo bisogno di imparare. Vi segnalo questa iniziativa per chi sta a Firenze o dintorni, questo è molto interessante, organizzato dalla Piccola Scuola di Pace, la lotta gentile, la soft struggle. Se qualcuno è interessato, poi vi mando i riferimenti, anche sul gruppo WhatsApp, poi vi metto i riferimenti. Il prossimo corso in presenza di non violenza sarà sulla... ho sbagliato, non è la mediazione di pace, ma è tecniche e metodologie della non violenza, e inizieremo ad ottobre. Probabilmente la prima domenica, ma dobbiamo deciderlo, insomma, quando esattamente. Comunque sarà a ottobre. E poi in ambito più spirituale, se qualcuno è interessato, ecco, c'è anche la possibilità di concretizzare la pace a livello francescano ecumenico. Qui c'è anche qualche amico che vedo presente, insomma, dell'ordine francescano. È un altro modo di fare pace e di portare avanti una spiritualità, una socialità della pace. Allora, detto questo, entriamo nell'argomento di oggi. Allora, l'argomento di oggi, ancora stiamo insistendo sulla situazione in Sudafrica, l'apartheid. Per chi, diciamo, avesse saltato qualche incontro, poi su YouTube trovate tutte le puntate precedenti, magari sul gruppo le posso anche ripubblicare, ma comunque, quindi spendo poche parole, giusto per ricordare l'apartheid era un regime di segregazione, era un regime a tutti gli effetti, quindi questo sta a significare non solo violenza, la cosiddetta violenza diretta, di ogni tipo ne è stata fatta, dalle uccisioni alle torture, gli stupri, ma anche violenza indiretta, violenza strutturale, violenza perpetrata a livello economico, di discriminazione legale, per cui per esempio qui si vede come
le aree delle spiagge fossero separate e chiaramente ai neri erano sempre riservate le aree peggiori. C'erano le panchine addirittura per i soli bianchi o per i neri. Se c'erano i bagni pubblici, anche questi richiedevano lavandini separati, come si vede qui, per i bianchi e per i neri. Pensate la follia. E ovviamente vedete anche la differenza tra quello dei bianchi e quello dei neri. E, poi sono state create anche i Bantustan, dove hanno fatto migrazione e deportazione di massa in queste aree, dove sono state ammassate migliaia e migliaia di persone non bianche, diciamo, erano neri o indiani o meticci, sono stati lì tutti ammassati, erano le zone anche più povere, erano le zone meno fornite anche dal punto di vista medico, quindi c'era un rapporto tra medico e popolazione altissimo, e quindi anche gli ospedali di attrezzature. Questo ha creato chiaramente ulteriori morti, ha creato fame, ha creato disperazione, e questa è quella che noi chiamiamo la violenza strutturale, e dietro a questa la violenza culturale di chi giustificava questo sistema di cose, quindi questa segregazione, tra cui abbiamo visto in uno degli scorsi incontri anche purtroppo le chiese cristiane, che sono state responsabili di aver fomentato l'apartheid con un stravolgimento della Bibbia e delle scritture. Poi è proprio, abbiamo visto anche come proprio il cristianesimo a superare l'apartheid grazie ad una mediazione dovuta all'ecumenismo, quindi grazie a delle organizzazioni ecumeniche, grazie al fatto che si sono messi attorno a un tavolo a parlarsi tutti, perché quando a volte ci si separa anche mentalmente dagli altri, poi si rischia di prendere a volte delle cantonate assurde, e questo ha permesso poi di riprendere un discorso più umano e più sensato. E quindi va a giustificare la violenza. Siamo arrivati quindi a un bivio storico. Nelson Mandela, che è stato protagonista, diciamo, combattente di ogni forma di apartheid, è stato un combattente e per questa ragione è stato anche messo in prigione. Lo volevano anche giustiziare, ma insomma questo non è stato possibile perché era una persona troppo nota per arrivare a questo anche a livello internazionale, però l'hanno tenuto 27 anni, ecco, quindi un po' di tempo c'è stato, ecco, lì dentro. E anche di questo abbiamo già parlato, quindi non vi ammorbo ancora su tutta la vicenda, la storia di Nelson Mandela. Quello di cui abbiamo affrontato la scorsa volta era proprio il bivio a cui si è trovato Nelson Mandela quando è uscito finalmente dal carcere, dopo 27 anni, come affrontare la situazione di un paese che era distrutto, era sul lastrico, con leggi disumane, e le due opzioni che si vedevano davanti, quello del processo classico, in questo caso diciamo stile Norimberga, e quello di un'amnistia generale, quindi provare a lasciarsi alle spalle quello che erano stati i crimini passati e provare ad andare avanti. Entrambi le opzioni però l'abbiamo visto la scorsa volta, ci abbiamo lavorato per un paio di volte, sono estremamente problematiche, quindi ciascuna di esse portava dei grossi problemi. Da una parte l'amnistia generale è stata vissuta come una vittoria dei bianchi, dei perpetratori, che dopo tutte le ingiustizie commesse, no, gli diamo anche l'amnistia, e quindi il pericolo dell'oblio. Perché questo creava problema? Perché veniva sentito come una forte ingiustizia, un tradimento morale,
dimenticare, negare il trauma delle vittime, lasciare nell'ignoranza sulla sorte delle persone a cui uno vuole bene, perché sparivano queste persone, non se ne sapeva più niente. Quindi un rischio di forte instabilità sociale, di farsi vendette a livello personale, ecco. Non elaborare in qualche maniera il lutto, la situazione, ecco, è un po' un colpo di spugna, no? Anche se nell'intenzione era un po' provare a fare un punto a capo e quindi dire proviamo a ricominciare in una maniera umana, però era un ricominciare senza aver affrontato il passato. E dall'altro c'era l'opzione, diciamo, del processo più classico, stile Norimberga. Questo al contrario sarebbe stato vissuto come una vittoria dei neri, diciamo, tutti coloro che erano i meticci, gli indiani, che tanti presenti anche in Sudafrica, e quindi la vittoria delle vittime. Quindi una forma di rivalsa nei confronti appunto dei bianchi, e questo perché non era possibile? Prima di tutto, che abbiamo visto anche l'altra volta, non dobbiamo dimenticare che polizia, esercito erano in mano ai bianchi, e quindi i processi avrebbero potuto scatenare un colpo di Stato, insomma, la forza armata era ancora in mano ai bianchi. Poi l'impraticabilità, avrebbe mettere in piedi migliaia e migliaia di processi, perché si sta parlando di oltre 40 anni di genocidio, quindi di stermini, di soprusi, e quindi anche questo rischiava di paralizzare completamente il sistema per decenni, perché immaginiamo, insomma, noi vediamo quanto durano anche un processo in Italia, immaginiamo se uno deve mettere in piedi migliaia di processi, coprire gli eventi accaduti nel corso di oltre 40 anni, quindi non qualcosa che è accaduto 2, 3, 5 anni prima, ma anche decenni prima, quindi ricostruire un passato, questo era praticamente impossibile da realizzare. Era difficile inchiodare i veri mandanti, per cui potevi magari inchiodare chi aveva commesso certi crimini, ma non quelli che li avevano ordinati. In pratica non si riusciva ad affrontare quella che era la violenza strutturale e non si riusciva ad affrontare la violenza culturale. Quindi non si riusciva a mettere, diciamo, quelle condizioni che potevano essere trasformative nei confronti dello Stato. Avevano bisogno proprio di una forte trasformazione. Quindi l'altra volta io vi ho fatto fare un po' quel lavoro in cui abbiamo tentato di mettere vari elementi, classificarli, no? Tra quelli che erano le opzioni possibili che andavano nella direzione di Norimberga, invece potevano andare verso l'amnistia. E abbiamo visto che era molto, molto complesso fare un alcune cose potevano andare meglio all'amnistia, altre invece un processo classico stile Norimberga. Quindi non c'era una soluzione che valesse complessivamente. In effetti poi Nelson Mandela non ha optato per nessuna di queste due. E quello che si è scelto è una terza via, che è la via della quella che è stata chiamata mettere in piedi delle commissioni, sono state chiamate TRC, per la verità e la riconciliazione. Sono rappresentazioni di quella che viene chiamata giustizia riparativa, di cui non so, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di giustizia riparativa? Nessuno. Sì, per i femminicidi ne parlano. Per i femminicidi ne parlano. In effetti Per sì. la violenza sulle donne, sulle soggettività, ecco, si parla di giustizia riparativa. Riparativa. Ok. No, è che mi ci è voluto mezz'ora per trovare il microfono. Ah, sei riuscita, Cristina. Sì. O nella cultura del sud. Nella cultura del sud, dici?
Mi Maria. senti? Nella Sì, ti cultura sento. del sud, quando il fidanzato, diciamo così, portava via la fidanzata, poi la sposava, quindi anche Ah, questa era una giustizia riparativa. Per ok. fortuna un po' di anni fa, ma insomma, comunque c'era. Allora, quello di cui parliamo oggi non ha niente a che fare con quello. Posso dirti questa Cristina, cosa? Sì. sì, Senti, l'altro giorno ho avuto una discussione con il mio compagno proprio sui sistemi per far sì che la popolazione, che il livello di socialità all'interno della popolazione sia più consono a vivere normalmente in pace, no? E io, senza conoscerlo, ho parlato di qualcosa del tipo della giustizia riparativa. E 2 giorni dopo è arrivato il tuo messaggio di questo ah, incontro sulla ok. giustizia riparativa, per cui ho detto: "Ma allora esiste, allora vedi che non avevo così torto come lui voleva farmi credere". Capito? Ecco. Ecco, quindi raccontamela meglio. Grazie Cristina. Questa giustizia riparativa è un grande sconosciuto, anch'io che insomma un po' bazzico da un po' di tempo quelli che sono gli elementi della non violenza, fino a qualche anno fa non ne sapevo niente, è un grande sconosciuto. E insomma mi premeva portarla all'attenzione di tutti, perché è un nuovo modo ed è un diverso modo di fare giustizia. E ora provo a raccontarvi qualcosa e poi proviamo a lavorarci insieme. Allora, come è stata gestita e realizzata in Sudafrica? Sono state messe in piedi delle commissioni che erano di fatto commissioni penali, di giustizia penale, ma che utilizzavano metodi e metodologie completamente differenti rispetto al classico metodo, quello in cui c'è il giudice, le due parti, e poi la centralità, diciamo, del colpevole. Quello che è stato deciso è, dal nome lo si capisce, no? Truth and Reconciliation Commission vuol dire le commissioni per la verità e la riconciliazione, o come l'hanno intesa loro, la riconciliazione attraverso la verità, per arrivare alla riconciliazione, che non significa necessariamente il perdono, significa poter ristabilire una situazione di convivenza umana. Di fatto si è promesso, diciamo, a chi volontariamente si sottoponeva ai tribunali o veniva chiamato in causa e liberamente accettava di entrare a far parte, diciamo, di assoggettarsi alle commissioni di Truth and Reconciliation, TRC, in cambio della totale verità sugli eventi, su quello che aveva fatto, l'ammissione della colpa e la totale, come dire, verità su tutti i fatti accaduti, con ogni dettaglio. In cambio di questo veniva data l'amnistia, quindi non l'amnistia generale incondizionata, come dicevo poc'anzi, ma un'amnistia condizionata al riconoscimento della colpa e alla verità su tutti i fatti, sui crimini commessi. Pensate che a Norimberga alla fine sono state processate 209 persone, attraverso questo metodo con la TRC sono stati messi in piedi 2000 processi, sono state raccolte 20.000 testimonianze. Quindi la leadership è stata data a Desmond Tutu, che era arcivescovo, di cui forse avete anche sentito parlare, premio Nobel per la pace, era un arcivescovo anglicano, uno di quelli che si era emendato da sempre rispetto a quella cultura di violenza di cui accennavo prima, e era già in pensione in realtà, ed è stato richiamato per fare questo tipo di attività. Quindi Mandela l'ha richiamato e ha detto: te pensavi di essere in pensione, vieni che abbiamo bisogno, devi lavorare. E quindi è stata messa in piedi nel 95 questa commissione. Il primo rapporto l'hanno fatto nel 98, ma sono andate avanti poi fino anche oltre gli anni 2000, quindi fino anche a oltre il 2003. Era costituita
da 3 comitati, uno per la violazione dei diritti umani, uno per la valutazione delle domande di amnistia e uno per gestire la riparazione, quindi anche con il supporto psicologico. Quindi erano 17 persone più un'altra trentina di collaboratori che hanno affiancato e supportato i 3 comitati. Però vi faccio vedere come un esempio, diciamo, di quello che accadeva durante una di queste sessioni. Mi chiamo Jeff Benzin, sono sergente della polizia del Sudafrica e prestavo servizio a Città del Capo. Buonasera, entriamo per l'ultima volta nell'aula della Commissione per la Verità e Riconciliazione presieduta dal premio Nobel Desmond Tutu. La Commissione è una forma particolare di processo che, attraverso la ricostruzione veritiera di fatti criminali commessi a scopo politico durante i lunghi anni dell'apartheid, cerca di tracciare un percorso che si è rivelato molto lungo e doloroso per la riconciliazione del Paese. Esaminiamo il caso di Jeff Benzin, un sergente maggiore della Polizia Speciale di Città del Capo che nell'esercizio del suo lavoro ha commesso numerosi crimini, ucciso e torturato persone. Il 9 luglio 1987, alle ore 13:35, ero in servizio, ero sobrio ed ero in abiti civili. Solo alla fine della confessione di tutti i crimini commessi da Jeff Benzin, la Commissione deciderà se concedere o no l'amnistia. Ora in aula assistiamo ad un momento veramente drammatico ed è l'interrogatorio fatto a Benzin nelle vesti di torturatore da parte delle sue vittime. Bene, signor Yengeni, può fare le sue domande. Signor Benzin, può dire alla Commissione le circostanze in cui è avvenuto il mio arresto? Ricordo che lei è stato arrestato di sera vicino alla stazione di polizia. Si trovava in una cabina telefonica e ci avevano informato che lei era lì quella sera. E quando siamo arrivati alla stazione di polizia, si ricorda cos'è accaduto? Ricordo di averla interrogata e di aver usato il metodo del sacchetto bagnato sulla testa. Ho una richiesta da farle. Personalmente non ho mai visto usare il sacchetto. Credo che al pubblico e alla Commissione potrebbe interessare vedere una dimostrazione come veniva utilizzato. Si trattava di un sacchetto di stoffa che veniva immerso in acqua per farlo bagnare completamente. Poi facevo sdraiare a terra la persona, generalmente a testa in giù, con i polsi ammanettati dietro la schiena. Mettevo i piedi tra le sue braccia per mantenermi in equilibrio e sistemavo il sacchetto sulla sua testa facendolo girare attorno al collo, in questo modo, impedendo che alla persona arrivasse aria. Ci può fare una dimostrazione, perché io che ne sono stato vittima vorrei vedere cosa mi è successo. Voglio vedere con i miei occhi che cosa mi ha fatto.
Devo averle somministrato delle scariche elettriche. Le voglio rivolgere un'ultima domanda, signor Benzin. La rivedo per la prima volta, dopo che mi ha torturato, e sono ancora molto sconvolto. Ma vorrei chiederle perché lei pensa che io appoggiare la sua richiesta di amnistia. Signor Yengheni, capisco che dopo quello che le ho fatto sia difficile per lei prendere una decisione del genere e perdonare. Posso solo dirle che venendo qui questa mattina ero molto spaventato, straordinariamente spaventato. Dentro di me si è accesa una scintilla, una speranza. Quando entrando in quest'aula ho visto tutte queste persone che io ho umiliato e ferito, che mi hanno teso e stretto la mano. E se questo servirà a far funzionare meglio il nostro paese, allora così sia, signor Yengheni. Stando alle sue dichiarazioni, lei era un poliziotto che difendeva la legge. Certamente avrei potuto rifiutarmi e dire di no, ma ripensandoci, credo che il mio compito da poliziotto mi imponesse di evitare atti terroristici con qualsiasi mezzo. Quindi, in altre parole, dal suo punto di vista, quando torturava per estorcere informazioni, al fine di evitare atti terroristici, agiva nella legalità? No, il mio scopo era legale, ma lo perseguivo con metodi illegali, signore. Lei pensa di aver agito giustamente? Torturando me e gli altri membri dell'MK? Per quanto terribile possa sembrare, allora ero convinto di agire per una causa giusta. E ora? Con il senno di poi mi rendo conto che ho sbagliato e per questo vi chiedo scusa. Vorrei concludere dicendo che sono venuto dinanzi a voi disposto a prendere in considerazione la possibilità di amnistia. Ma credo che questa debba essere concessa solo in cambio di una piena e completa confessione. Per quanto riguarda il mio caso, non posso dirmi soddisfatto. Signor Benzin, lei ha torturato ed ucciso. Come possiamo fidarci di lei? Come possiamo credere a quello che ha detto se nella sua vita è stato capace di macchiarsi di tali colpe? Alla luce dello spirito di riconciliazione che oggi ci vede tutti accomunati in un unico destino, voglio aggiungere che all'epoca vivevamo in un periodo diverso, eravamo nemici. Oggi no. So che per voi è difficile dimenticare. So che quelli erano metodi illegali e non ammissibili. So anche che voi avevate diritto in Sudafrica al vostro posto al sole. Ma se posso ancora abusare della pazienza della Corte, voglio aggiungere qualche cosa di personale. Io sono un uomo sposato con 2 figli. Quando mio figlio aveva 6 anni ed era ancora un bambino e mia figlia 12, per settimane intere non hanno potuto giocare come facevano gli altri bambini a causa del mio lavoro. Sono stati costretti ad andare a scuola scortati e durante la ricreazione rimanevano nell'ufficio del direttore sempre sotto scorta. Anch'io ho sofferto.
Posso definirmi una vittima dell'apartheid? Sì, signore. Anch'io sono stata una vittima. La Commissione per la Verità e Riconciliazione ha concesso l'amnistia a Jeff Benzin. Perché? Perché ha creduto nel suo pentimento, ha creduto nel suo ravvedimento e ha creduto che abbia detto sinceramente la verità. C'è qualche breve commento? Io sono molto perplessa su questo, perché credo che, per esempio, per noi stessi forse è un processo più lineare, ma se hanno fatto del male ai tuoi figli, alle persone care intorno a te, la responsabilità è maggiore e non so, non sono capace di mettermi nella situazione di dire, ma insomma, in ogni caso, come faccio a superare questo? Perché non sono solo io, la responsabilità è anche verso quelli che amo, che ho visto soffrire, morire. Questo, secondo me, veramente è un po', siamo un po' su un orlo ehm, di difficoltà estrema, ecco, di come si fa a credere al ravvedimento, come si fa a pensare che quella persona che hai davanti, che ha fatto delle cose orribili, e anche quelle che ognuno di noi ha fatto, cioè nel senso chi anche era coinvolto, probabilmente anche il guerrigliero aveva fatto degli atti orrendi. Allora mi sembra che tirare fuori tutta la verità sia una cosa che porta via tantissimo, tantissimo tempo, ore, mesi, anni forse, e riuscire a farlo in una sede di commissariato, di commissione, mi sembra una semplificazione. Bisogna sì arrivare a qualcosa, ma ci arriviamo davvero? Mi faccio queste domande, ecco. E Grazie, poi, Raffaele. Sono grazie. E poi direi che Grazie. noi siamo in una zona comfort, nel senso che sì, è vero, è successo con il nazismo, insomma, ma non a quel livello forse. E prima di collegarmi ero in farmacia e c'era un farmacista nero e ho detto, guardi, mi collego con questo gruppo e gli ho spiegato la situazione e lui era del Niger e ho detto, lei come la pensa? E dico, io non sono d'accordo con il perdono, allora non le ho detto la giustizia riparativa, è così. A me questo tizio che dice che anche lui è vittima dell'apartheid mi fa girare le budella, insomma penso a Netanyahu, penso a Libi, insomma non sarei ancora pronta, ecco. Grazie, Maria Grazia. Infatti, Allora, poi per la verità, sì, c'era un dico, ultimo intervento, poi volevo andare avanti. Vai, Cristina. no, se no vai avanti, non c'è No, problema. no, No, vai, dicevo, a vai. me ha stupito molto il livello di consapevolezza che hanno raggiunto per poter arrivare a credere, appunto, a credere che effettivamente sia possibile la riconciliazione e che un modo diverso non ci sia, ecco. E quindi entrambi ad arrivare, sì, anch'io credo poco al poliziotto, però l'altro ci ha voluto credere, la vittima ci ha voluto credere, ha voluto credere che se tutti insieme facciamo, anche da un certo punto di vista mi viene da dire, finta di crederci, possiamo andare avanti, altrimenti no. Grazie, Cristina. Volevo... presente, posso parlare? Sì, non volevo fare tutto il dibattito su questo, poi perché ho ancora diverse cose da farvi vedere anche sulla... Allora, lasciamo perdere. No, dimmi Sergio, però poi andiamo avanti, vai, l'ultimo intervento. Io dicevo che effettivamente è difficile credere al pentimento di una persona di questo genere.
nel senso che è difficile pensare che sia arrivato completamente consapevole e pentito. Però teniamo presente che anche il ravvedimento è un processo e il fatto di incontrare qualcuno che ti perdona ti aiuta a comprendere quello che hai fatto e in un certo senso ti porta sulla strada di un pentimento vero. Questa commissione non è la verifica di un pentimento, è un contributo al pentimento. È una cosa che agisce, non solo che verifica. Grazie Sergio, questo mi alza la palla per un chiarimento, perché poi la giornalista qui ha sbagliato perché si è pentito, perché è stato riconosciuto è stata riconosciuta perché ha raccontato tutta la verità. Ci fu un grosso dibattito in Sudafrica sul fatto di considerare o meno il pentimento, ma il pentimento ha a che fare personale molto profonda, che è anche di scarsa valutazione. Come si fa diciamo, non abbiamo la palla di vetro e neanche siamo Dio per sapere che una persona si è pentita, no, interiormente. Per cui fu accantonata la questione del pentimento. Anche se in realtà, come diceva Sergio, quindi lì non voleva essere l'occasione del pentimento, voleva essere il fare la verità. E quindi questa è l'occasione poi per arrivare anche al pentimento, ma l'obiettivo non era solo quello, era più sociale, era ristabilire un tessuto sociale che era stato completamente devastato, distrutto da decenni appunto di crimini, di apartheid di vario tipo. E quindi questi processi permisero di anche sapere tutte le cose che sono accadute, perché quando chiaramente tu nel processo classico più dici e più sei inguaiato, parliamoci chiaro, insomma, no? Quindi uno in genere il colpevole tende a dire molto poco, insomma, a negare. Qui invece era proprio il bisogno, era proprio quello di votare il sacco, di fare il punto della situazione su tutto. Tante persone, lui non sapeva che cosa gli era successo esattamente, questo uomo che abbiamo visto prima, tante persone avevano perso il figlio, un amico, avevano bisogno anche di sapere che cosa era accaduto e che cosa non fosse accaduto. Una bara vuota ha bisogno di essere colmata, di sapere che cosa c'è dietro. Per cui la questione pentimento fu accantonata dopo un lungo dibattito, si rimase sulla questione della verità. E se la persona, quindi c'era il primo punto per i requisiti dell'amnistia, era la piena confessione, la full disclosure, quindi se veniva omesso un dettaglio, poteva essere un complice, qualcosa che la persona nascondeva, l'amnistia non veniva concessa. Se non era legata all'apartheid in generale, quindi non c'era un movente politico, ma c'era un movente personale, perché non so, io odio una persona e quindi lo voglio torturare, voglio fargli le peggio cose, quello non rientrava in questo tipo di giurisdizione, e anche la proporzionalità, perché andare anche oltre certe cose, perché uno magari coglie l'occasione, che ne so, uno pensa di agire nei confronti per l'apartheid, quindi magari, che ne so, metti in prigione delle ragazze nere, però poi non gli basta, le stupra pure. Ecco, lo stupro a che serviva? Era una cosa sproporzionata, fatta in più. Quindi se non c'era questo tipo di proporzionalità legata anche al motivo, al fattore politico, l'amnistia veniva negata. Quindi queste erano un po' le condizioni per l'amnistia. Ora, io volevo presentarvi anche queste due immagini, che sono le immagini, intendiamo la giustizia
quella che noi chiamiamo giustizia classica, che potremmo cominciare a chiamare retributiva, essere più chiari, e quella che invece è una giustizia alternativa, la giustizia riparativa. Allora, volevo chiedervi, queste due immagini, allora, è quella che fu scelta dal Sudafrica, è quella che è presente nelle corti penali del Sudafrica. Che cosa vi suscitano come pensieri, come emozioni queste due immagini? Ma quella di destra è bellissima, siamo riusciti a mettere insieme i colori e la crescita di quest'albero grande che ricopre tutti. Mi sembra molto bella, ecco. L'altra è bendata, si dice che sia bendata per essere equanime, ma non lo so se è veramente sempre così. Soprattutto appunto con chi ha commesso qualche di crimine generale, insomma, ci sono crimini di tanti livelli, ecco. Grazie Cristina. Se Altri? se posso. Vai Chiara. Giustizia retributiva, c'è comunque il discorso della spada, per cui è un discorso di essere sempre pronti in qualche maniera a farsi di nuovo farsi di nuovo giustizia se c'è qualcosa che non torna, per cui c'è comunque sempre qualcuno che si sente superiore alle parti, mentre a sinistra, a destra la riparativa è comunque una voler ricominciare tutti insieme, quindi ripartire da zero e crescere tutti insieme, togliendo il passato per un futuro migliore. Grazie Chiara. Altri? Sì, vai Francesco. No, sì, dicevo quello della giustizia retributiva, sì, mi dà proprio l'idea di una cosa molto, cioè la spada, la bilancia, tipo la morte, nel senso, una cosa proprio appunto molto punitiva in maniera assoluta, mentre quello di destra, il fatto che ci sia anche l'albero e le persone mi dà l'idea anche della voglia di ricominciare, e l'albero quasi un senso della vita, diciamo. Grazie Francesco. Gabriella? Allora, a me quello della giustizia riparativa mi colpisce la forma che è circolare e quasi insomma non si capisce dove inizia uno e dove finisce l'altro, anche come colori, cioè questo bianco e nero insomma che sono molto, cioè sono inseriti bene in questa forma che sembrerebbe un albero, però ecco sono ecco, quasi confusi nel senso che sono ben mischiati, quindi mi dà proprio l'idea di costruzione, ecco, qualcosa che costruisce insieme, mentre l'altro, la spada, mi evoca già una forma violenta quasi, ecco, quindi mi dà mi rimanda questa sensazione. Mentre l'altra è una sensazione proprio di quasi pacificazione, ecco. Grazie Gabriella. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire su questi due simboli? Io vedo nel simbolo della giustizia retributiva più che altro una giustizia in cui io devo pagare il male che ho fatto, no? Invece nell'altra parte vedo più appunto riparare, cioè una conversione del mio cuore, no? Cioè io che vado a pagare non solamente quello che ho fatto, ma riparo appunto il danno alla persona. Cioè prendo coscienza di me che devo pagare quello che ho provocato alla persona, che non è solamente il danno, cioè a sinistra vedo una giustizia paghi perché hai fatto del male, punto. Non c'è un discorso morale, non c'è un discorso che riguarda la parte interiore dell'uomo, a differenza dall'altra parte invece in cui appunto riparativa
l'uomo è chiamato a riparare il danno, cioè quello che ha provocato la persona, non solo quello che ha commesso illegalmente. Ecco, quindi sono due approcci diversi, la parte più legale, che a volte non è neanche tanto giusta, e dall'altra parte invece è quello di riparare che cosa, cioè il male provocato all'altra persona, che è proprio una concezione diversa di concepire la giustizia, non solo da chi deve pagare il danno, ma anche di chi dall'altra parte, no, si ritrova ad aver subito un danno. C'è un discorso che riguarda appunto un cambiamento radicale proprio di mente, coinvolge anche la parte spirituale, secondo il mio avviso e secondo la mia opinione personale, e riguarda un cambiamento radicale di tutta la comunità, di chi ha fatto il danno e di chi lo riceve. Ecco, questo è il mio punto di vista. Grazie Francesco, non so se Franco e Sergio. Anch'io volevo dire qualcosa. Allora, devo parlare io. Dicevo che l'albero, oltre ad avere la forma circolare, come un abbraccio, a me dà l'idea di un cappello che vuole, come un ombrello che vuole prendere tutti, quindi è molto avvolgente, mentre l'altro è molto legalista. Ecco. C'è se vogliamo una nota così di psicologica. È curioso perché quella forma di albero, no? È un albero solo, eppure io a colpo d'occhio ci ho visto un bosco. Cioè è qualcosa di avvolgente talmente che ci ho visto un bosco, e questo vuol dire che il simbolo suggerisce qualcosa di più di un semplice singolo ombrello, è qualcosa di esteso, di sociale, che a livello proprio istintivo, di quello che ci ho visto in un primo momento. Grazie Sergio e Franca, grazie. Allora, io sarei per le due insieme, nel senso che tu devi prenderti la responsabilità di quello che hai fatto, è troppo comodo passare sotto un albero protettivo quando tu hai commesso qualcosa che ricommetteresti, o tu o altri tipo Netanyahu, insomma altri nel mondo. Tu prendi la tua responsabilità, a meno che, e allora sarei per il secondo, si capisca palesemente, chiaramente che è veramente pentito e non lo rifarebbe. È difficile, magari, però è possibile. Allora in quel caso solo il secondo, e se no primo e secondo insieme. Grazie. Raffaella? Sì, volevo dire che esteticamente il disegno della giustizia riparativa mi richiama come un albero che ha delle mani protettive che vengono dall'alto verso il basso, ma nello stesso tempo coinvolgono tutto il mondo, diciamo, di queste persone che sono sotto, ma protette. E poi l'altra cosa sono appunto come mani, e l'altra cosa è che l'aspirazione all'alto significa il tentativo di trascendere, come sempre, come si è visto in altre occasioni, che è il modo per trovare quella strada ancora non percorsa, ma che può darci ispirazione per la soluzione di questo enorme problema, e che ormai ce l'abbiamo da tutte le parti nel mondo e ce l'abbiamo anche ora. Sempre più difficile, tra l'altro. Grazie. Marta? Mi sentite? Sì? No. Ah, ok. Parlo piano perché devo stare un po' attenta. No, io non ho capito bene perché allora mi sembra che siano due cose molto diverse anche nella loro applicazione concreta, diciamo, no? Perché immagino che quello che è stato fatto in Sudafrica corrispondeva a diciamo, un momento particolare, un bisogno particolare, un evento particolare, e quindi diciamo che
la giustizia riparativa poteva essere una soluzione, visto anche tutto quello che ci siamo detti l'altra volta, ma nell'ordinarietà della una società che funziona normale, insomma, no? Come si fa ad esercitare la giustizia riparativa in ogni contesto? Perché comunque, come dicevate prima, io sono d'accordo, è un processo questa giustizia riparativa che richiede del tempo, no? E quindi concettualmente io sono d'accordo che ci sia una conciliazione, soprattutto perché questo provoca un cambiamento nella persona che ha fatto del male. Però mi sembra anche che sia da considerare onestamente il sentimento di quello che il male ha ricevuto, senza che la società debba imporgli di perdonare quando non si sente pronto per farlo. Per me è più difficile, non è che proprio mi va tanto a genio. Quindi sono dell'idea di grazia, un insieme di giustizia retributiva e giustizia riparativa. Però insomma è complessa la questione, non è proprio semplice. Ecco. Grazie Marta. Jacopo? No. Allora, sì, concordo con tanti vostri commenti e anzi grazie insomma per tutto Scusami, il non lavoro. avevo... Comunque non importa. Vai, vai, vai. No, No, vai non pure. ti vedevo più. Vai prima tu, poi... No, vabbè, dicevo solo che io mi ricollegavo a quello che diceva Marta. Premetto che secondo me, cioè, la mia visione della storia, almeno in questo periodo, è veramente una sorta di processo che parte da dei paradigmi che si basano sulla immagine che vediamo a sinistra e tutti noi tendiamo verso, o almeno questa è l'aspirazione di tanti di noi, e magari un giorno sarà possibile. Penso anch'io, cioè vabbè, qua ci sono due questioni, cioè Marta la metteva già sulla sostanza, quindi magari Giampaola ci dirà qualcosa di più. È chiaro che il sistema di sinistra è un sistema che è il sistema degli stati. Il sistema di sinistra è molto più connesso a livello di filosofia politica con l'idea della comunità, invece, la costruzione di una comunità, perché c'è appunto una circolarità di tutti quanti, mentre a sinistra c'è un'autorità diciamo, ordinata, che è quella che ha il diritto di utilizzare la spada. Cioè io penso che bisogna anche vedere i meriti, anche estetici, devo dire, a me piace pure come immagine. Per esempio il fatto che è una donna, e quindi anche da dove sono venuti un po' gli ideali che stanno dietro a questo tipo di iconografia, eccetera, eccetera. Quindi l'idea di la capacità di far emergere un ordine tramite una visione pura delle cose, dal caos. Chiaramente sono contesti storici differenti, no? E siamo arrivati appunto a quello che mi sembra, diceva, lo stato delle cose ordinario, normale, per noi normale oggi, che però dipende dall'avere delle istituzioni. Anche quando si è parlato di pace perpetua da tanto tempo, fino da Kant all'ONU, l'idea è dobbiamo avere un'autorità sovraordinata che è in grado di stabilire una forma dei parametri di giustizia e di farli rispettare con la spada quando qualcuno sotto rompe questo equilibrio. Chiaramente è più ambizioso il passaggio verso il sistema a destra, specialmente se diventa un ideale a cui vogliamo avvicinare, diciamo, tutte le logiche, tutti i rapporti. A me piacciono tutte e due, anche se poi quando si va sul significato, chiaramente anch'io quell'abbraccio, insomma, è qualcosa che ha una profondità umana diversa, sì. Grazie Jacopo. Allora, intanto rispondo a una domanda che ho visto l'apartheid in Sudafrica. No, l'apartheid non c'è più in Sudafrica. Era un sistema istituzionale istituito e legalizzato, in quanto tale non c'è più. Poi se mi dite magari ci sono ancora persone razziste, sì, come ci sono anche negli Stati Uniti, come ci sono in tante altre parti del mondo. Quindi da questo punto di vista sì, o come, che ne so, da noi in Italia c'è ancora il regime fascista, no,
Ci sono persone che si richiamano al fascismo? Sì, quindi diciamo che comunque c'è un percorso, un processo anche culturale che sicuramente deve andare avanti, insomma non si debella così in poco tempo, ma nel 94-95 fu abolita l'apartheid. Scusa, la domanda te la faccio perché ci sono delle persone che sono state in Sudafrica e hanno detto col cavolo non c'è differenza, c'è parecchia differenza perché i soldi sono in mano ai bianchi, i neri sono più poveri e ci sono delle forme di razzismo e non chiamarla apartheid se quella è istituzionalizzata, però non c'è uguaglianza ma proprio per niente. Allora, insomma, sembra, ora chiedo a voi magari. No, ma sai, anche noi potremmo dire che sulla Carta Costituzionale uomini e donne sono uguali, poi sul lavoro sono uguali. Ah no, di certo, per quello combattiamo, assolutamente. Allora, capito? Cioè, quindi, però dei passi avanti sono stati fatti da questo punto di vista, no? Quindi il discorso è invertire la rotta, quindi il punto vero è questo, insomma. E poi è un percorso che richiede tempo e di invertire la rotta anche dal punto di vista culturale sotto molti aspetti. Ora, quello che volevo dire qui è che non necessariamente qui ci deve essere la giustizia riparativa vuole arrivare al pentimento, ma sicuramente offrire una trasformazione di vita. La giustizia retributiva, che poi è pensiamoci bene, è una giustizia che è vendicativa, in qualche maniera vuole infliggere, privare la persona della libertà, per esempio, affinché, che cosa? Se la persona alla fine non arriva a una trasformazione di vita, il fatto di avergli inflitto comunque 1 anno, 2 anni, 10 anni, 30 anni di carcere, ma questa persona esce peggio di credo che abbiamo fatto un gran bene per la società. La giustizia riparativa vuole andare proprio in quella direzione lì, cioè nella direzione trasformativa, quello che la giustizia retributiva spesso non riesce a fare. Nel caso di Sudafrica era proprio impossibile applicarla, quindi viene chiamata, la trovate anche come giustizia di transizione. Quando ci sono situazioni di quel tipo, per poter elaborare, pensate se noi l'avessimo fatta, per esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, avremmo forse potuto elaborare meglio anche il nostro passato e invece non l'abbiamo fatto. In Sudafrica il passato in qualche maniera l'hanno elaborato. Quindi queste immagini qui, questa immagine viene anche, che è stato fatto un concorso poi per definire questa immagine, viene un po' dalla filosofia anche proprio tipica del Sudafrica, che si riassume in una parola, si chiama Ubuntu in lingua sudafricana. Ubuntu è un termine intraducibile, ma che sta a significare una sorta di compresenza dell'umanità. È un po' come dire, io sono e quindi è come dire, la mia umanità inizia quando inizia la tua umanità. Noi diciamo magari alla rovescia, no? Diciamo che la mia libertà finisce quando inizia la tua, e lo vediamo più in un'ottica individualista. Invece io mi costituisco come essere umano quando ci sei tu. E ecco perché è stato scelto questa immagine, perché se vedete, lo diceva Gabriella prima, le figure bianche nascono da quelle nere nascono da quelle bianche. E quando noi ci rendiamo conto di questa realtà tra di noi, da un punto di vista concettuale comincia a cambiare le cose. E cominciamo a vedere che il vero problema, il nemico da abbattere, non è il carnefice, il perpetratore che ha commesso le peggio cose, ma le ha commesse perché era effetto di una mentalità che, non dimentichiamo la violenza culturale, dicevo prima, che giustificava tutto quello che veniva fatto. Loro ritenevano di essere assolutamente nel giusto. Quando Jeff diceva io allora lo pensavo così, sta dicendo la verità, quello che capita a tante altre persone. Cioè, lui pensava veramente di fare una cosa buona e
E poi a un certo punto uno si sveglia, si rende conto, ma cosa ho fatto? Marta? No, scusa, io ho diversi interrogativi, però non voglio prendere tanto spazio, però una cosa, cioè la vorrei chiedere. La giustizia riparativa prevede qualche azione che la persona colpevole debba fare nei confronti degli altri, perché sennò almeno quello, se no non è completa. E, e quello che loro dicono, cioè che si trovavano in un sistema, è un fatto eccezionale, no? Chiaramente, cioè eccezionale. Poi nella storia è successo talmente tante volte che viene da domandarsi se sia eccezionale, no? Tanti stati dittatoriali in cui la polizia eseguiva gli ordini e quindi penso all'Argentina, penso al Cile di Pinochet, quindi non è che ci si stupisca. Però ecco, la situazione in cui si applica attualmente la giustizia retributiva, in cui si dice la persona non ha più le caratteristiche per stare in un ambiente sociale, quindi va tolto dall'ambiente sociale, va ipoteticamente, idealmente rieducato, portato a un processo di consapevolezza, per cui poi è capace dopo di rispettare le regole che la comunità si è data, e nel caso dell'Italia è una comunità che se le è date perché c'è una Costituzione che è stata la fondazione, no? La fondazione di un processo di riunione dopo un evento traumatico. Quindi secondo me il momento, diciamo, nostro di, tra virgolette, albero di giustizia riparativa è stata l'estensione della Costituzione nello Stato italiano. Quindi domanda, cosa prevede la giustizia riparativa verso le vittime? Allora, sì, prevede anche questo. Allora, intanto una cosa che forse qui non abbiamo considerato abbastanza è che tutte queste cose vengono rese assolutamente pubbliche, quindi anche tutto quello che ha detto, per esempio, quello che era il capo della polizia, veniva reso pubblico. In Sudafrica tutte queste cose andavano in onda tutti i giorni, e fine settimana c'era un telegiornale speciale che faceva il riassunto di quello che accadeva durante la settimana. E se andate su YouTube sono state pubblicati tutte o buona parte, ma credo tutte, insomma, le interviste della TRC che sono state fatte, sono tutte disponibili, quindi le potete vedere. Però sì, quindi c'era anche una sorta di, chiamiamolo, sputtanamento sociale, cioè una persona chiaramente che aveva detto che raccontava delle sevizie che aveva fatto, delle disumanizzazioni che aveva applicato. È chiaro che a volte sul posto di lavoro, in famiglia, gli amici, nel tessuto sociale, cioè creava un terremoto. Quindi già questo spesso era fortemente punitivo, se vogliamo, per certi aspetti. Cosa prevede in generale? Prevede un tentativo proprio di riparazione, la riconciliazione. In qualche modo, se una persona ha rubato, restituire, se talvolta non c'è niente da restituire, perché se uno gli ha tolto la vita c'è poco da restituire, insomma. E allora possono essere messe in piedi altre forme, diciamo, di restituzione, che possono essere apparentemente più simboliche, ma che comunque magari possono essere anche più significative anche per la famiglia delle vittime, per esempio, piuttosto che stare in carcere, ne so, 10 anni, 20 anni, e quella persona non è cambiata magari neanche minimamente. Ora magari ve lo faccio raccontare meglio da una docente, che è Claudia Mazzucato, che è docente di diritto penale e racconta un po' meglio anche di me che cos'è la giustizia riparativa. Uno stralcio, poi questo video lo potete guardare interamente perché è molto interessante. Allora, la giustizia riparativa in questo documento delle Nazioni Unite in ambito penale ci dice che la giustizia riparativa è qualsiasi procedimento, percorso nel quale la vittima e il colpevole, il reo,
se opportuno, qualunque altro componente della società che si sente leso da un reato, quindi la vittima, il colpevole e i membri della comunità partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato con l'aiuto di un terzo. Se avessi il pennarello o l'evidenziatore, quali parole sottolineereste di questa definizione? Quali sono le parole più importanti di questa definizione? Prego. Sì. Partecipare attivamente insieme. Perché la colpisce questa? Giustissimo, dice una bravissima studentessa qui che normalmente la giustizia penale, lo dico per chi è in streaming e non ha avuto il piacere di ascoltarla direttamente, la giustizia penale cosa fa? Il reo e la vittima li separa. E non solo li separa nel processo, perché le parti del processo penale non sono il reo e la vittima, ma sono la pubblica accusa e l'accusato, verso il quale c'è un dito puntato dell'accusa, ma soprattutto li separa quello che viene dopo il processo, se c'è una condanna, cioè la giustizia intesa come punizione e come pena che toglie un diritto fondamentale, quello della libertà, e dunque una giustizia intesa come ritorsione. Siccome hai sbagliato, adesso paghi. Quante volte lo sentiamo dire? Devono pagare. È una giustizia della ritorsione, quindi attenzione, una giustizia mimetica, una giustizia che vuol fare al colpevole quello che il colpevole ha fatto alla vittima. Solo che questa mimesi, questa somiglianza, la chiamiamo giustizia. Invece qui no, è verissimo, c'è questa cosa strana, anche un po' disturbante forse, un po' scandalosa, che tra due, tra cui c'è stato un reato, e qui non è detto un reato lieve, qualunque reato, e vedremo che Sudafrica fa questa cosa con il crimine di apartheid, che vuol dire sparizioni, torture, uccisioni, sequestri, violenze sessuali, eccetera, 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 quindi cose enormi. Tra due, tra cui c'è stato un reato, c'è la proposta di stare insieme, di incontrarsi, parlarsi, partecipare in modo attivo al domani. Proprio l'opposto della giustizia a cui siamo abituati. Per arrivare dove? Sono sempre le Nazioni Unite che ci dicono che l'approdo di questo metodo, partecipare insieme attivamente, poi vedremo in modo libero e volontario, l'approdo è un accordo raggiunto con quel metodo di incontrarsi, dialogare, rimboccarsi le maniche, guardare al futuro, a come continuare a stare insieme nonostante quello che è successo. Che non vuol dire chiedere a due persone di volersi bene, di perdonarsi, di riconciliarsi, perché a volte questo può essere impossibile. Basta, tra virgolette dico basta perché non è una cosa da ragazzi, riuscire a convivere senza farsi del male di nuovo. Allora, questo accordo è il risultato di quel percorso e vedete che questo risultato riparativo può includere tante cose, per esempio la riparazione, che tanto più il reato sarà grave, tanto più sarà una riparazione solo simbolica. Se uno è morto, non si resuscita. Se ti ho rubato lo zaino, te lo posso restituire, ma se ti ho amputato una gamba, non te la posso far ricrescere. Quindi coi fatti bisogna sempre fare i conti che non possono essere cambiati. Può cambiare il senso di quei fatti e si possono fare dei gesti per continuare a vivere un futuro anche dopo dei fatti terribili. Quindi la riparazione, le restituzioni dove sono possibili, le attività socialmente utili, ma è solo un esempio esemplificativo. Un elenco esemplificativo, perché un risultato riparativo è qualunque cosa che serva per rispondere ai bisogni individuali e collettivi
alle responsabilità di tutte le parti, in modo da reintegrare la vittima e il colpevole. Se qualcuno vi ha insultato, vi ha preso in giro, la cosa magari importante per voi non è che vi dà dei soldi a titolo di risarcimento del danno. Potrebbe anche non essere importante per voi che quella persona venga punita. Magari per voi è importante che quella persona vi chieda scusa, ma non perché lo chiede l'insegnante o i genitori o la legge, ma perché ha capito come si sta male quando si viene derisi e che avendolo capito vi chieda delle scuse che vi comunicano e solo voi che siete stati feriti capite che lo comunicano, che non lo farà più. Questa è una riparazione che corrisponde al bisogno reale di quella persona ferita da un'ingiustizia. L'Unione Europea ha una direttiva, chi fa diritto sa magari che le direttive sono tra le fonti del diritto dell'Unione Europea, abbiamo una direttiva in materia di vittime di reato, norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. In questa direttiva, che è del 2002 ed è entrata in vigore, è stata trasposta e recepita in Italia nel 2015, si parla di giustizia riparativa che viene definita in modo molto simile alla definizione delle Nazioni Unite. Giustizia riparativa, qui c'è solo l'italiano perché è la traduzione che è comparsa sulla Gazzetta Ufficiale, è qualsiasi procedimento che permetta alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale. È interessante che la direttiva sulle vittime parli di giustizia riparativa ed è interessante perché se ci pensate, la giustizia a cui siamo abituati, quella che è stata descritta dall'intervento anche della vostra compagna poco fa, cioè la giustizia che separa e punisce, è una giustizia reocentrica. Non so se ci avete mai pensato, perché anche i giornali, i politici, eccetera, ci dicono c'è reato, trovato il colpevole, giustizia è fatta, deve pagare, tutto a posto. Ma non funzionano così le cose. Per esempio, in un sistema fatto così, le vittime non sono mai importanti. Perché per fare giustizia c'è bisogno di qualcuno da punire. Proviamo a tradurre sempre nella nostra vita quotidiana in classe. Se l'insegnante si, tra virgolette, limita a sanzionare il colpevole, potrebbe dimenticarsi della persona offesa e ferita, che magari può avere difficoltà a tornare a scuola il giorno dopo, perché anche se è la vittima, e cioè quello che ha subito l'offesa, si vergogna. O magari ha bisogno di sentire una solidarietà sociale nella classe, quello che Agnese Moro chiama la tenerezza sociale, la non solitudine. Un sistema punitivo non guarda le vittime. Sapete che se muore il reo, e dunque non c'è nessuno da punire, si estingue il reato. Per il diritto penale, quando muore il reo, si estingue il reato. Quindi l'attentatore kamikaze, suicida, che nel compiere il reato si uccide, estingue il reato. Ditelo ai sopravvissuti delle Ramblas di Barcellona se si è estinto qualcosa. O ai sopravvissuti delle Torri Gemelle o ai sopravvissuti di tutte le azioni suicide che avvengono molto più che in Europa, per esempio in Afghanistan, in Iraq e in molti altri luoghi. Non si estingue niente. Certo, non c'è un reo da punire, ma ci sono delle vittime verso cui c'è molto da fare. Capite la sovversione della giustizia riparativa? Il rimettere al centro le vittime e non il reo colpevole, di cui poi alla fine sappiamo tutto ma non sappiamo niente delle vittime. E questa è una delle chiavi
della giustizia riparativa in Sudafrica. Desmond Tutu in uno dei suoi libri lo racconta molto diffusamente di quanto le vittime avessero un bisogno smodato di poter urlare il loro dolore, di poter urlare l'ingiustizia subita, il dolore, la sofferenza, e quindi quello che non potevano fare in un tribunale classico lì diventava possibile interrogare anche chi ti aveva fatto del male, parlarci. Questo, ecco, è stato il cambio proprio diametrale, diciamo, rispetto alla giustizia, quella che noi chiamiamo giustizia classica. Quindi io ho rifatto una tabella, ecco, che riassume in qualche modo le differenze tra la giustizia classica retributiva e quella riparativa, che come avete visto è stata accolta dall'ONU, dall'Unione Europea. Nel primo punto, la definizione del fatto. Nella giustizia retributiva classica c'è il reato, la violazione della legge, dall'altro il centro è il danno causato a persone e relazioni. Questo è anche importante perché rimette al centro le persone, le relazioni, non semplicemente la trasgressione di una legge. Pensate che a volte, come in Sudafrica, ma come era anche durante il nazista, certe cose erano per legge, e quindi, per esempio, a Norimberga ha dovuto reinventare un modo per fare giustizia, appellandosi in maniera un po' più generica ai diritti umani, perché se guardavano alle leggi naziste, come anche quelle in Italia, che permettevano, no, le leggi cosiddette razziali o razziste, certe cose erano assolutamente legali. Marta, volevi intervenire? No, ma è troppo lungo, nel senso che io non sono molto convinta, cioè capisco quello che Vabbè, diceva. va bene, non vi devo convincere per forza. No, però ho delle resistenze perché mi sembra che anche l'interpretazione, dico solo questo, della diciamo punizione perché è una violazione di legge, è vero che la punizione si dà perché è stata violata una legge, ma la legge esiste per tutelare una collettività. Quindi non è che io ti punisco perché te violi la legge, ma perché la legge rappresenta, diciamo, una tutela di un bene collettivo. E quindi io ti punisco perché tu hai fatto del male al bene collettivo. Non è una questione di legalismo e basta. La legge dovrebbe essere rappresentante di un bene collettivo. Quindi sono d'accordo che poi ci vuole una riparazione. Mi sembra bellissimo questo dire si costruisce insieme e mi sembra No, non anche è bellissimo, importante. a volte è Però, necessario. no, ma è anche Cioè, più bello perché instaura una relazione, fa comprendere le parti. Però io non sono così negativa rispetto alla giustizia nel senso classico. Ci vuole perché c'è uno Stato con delle leggi che sono state create per tutelare la comunità. E quindi cioè, mi immedesimo, la mia formazione politica mi fa immedesimare molto nel mio Stato e nelle leggi, è un mio grosso limite, io me ne rendo conto, però non riesco a venirne fuori, ecco. E Marta, scusa, ma le leggi razziali servivano per tutelare la comunità? No, ma certo, le leggi poi si cambiano se non vanno bene, ma le leggi sono necessarie. Infatti sono state cambiate, infatti la nostra popolazione si è evoluta, si è fatta un'altra Costituzione. Cioè anche il fatto che il giudice è super partes, è necessario che il giudice sia super partes e che non sia consentito a chiunque di interrogare un reo, perché sì, perché il giudice è, come si dice, equidistante e quindi interroga con un differente punto di vista rispetto a me che ho subito il torto. Quindi devo rifletterci tanto perché non lo capisco molto, ecco. Io ve lo porto proprio perché la non violenza, come sappiamo, è sovversiva, e la giustizia riparativa, che è una parte, insomma, di tutto l'ambito della non violenza, la percepiamo ovviamente come sovversiva, la percepiamo come scandalosa, lo diceva prima Claudia Mazzucato. Ora faccio parlare a Jacopo.
Ora io vi volevo chiarire che non stiamo qui dicendo che dobbiamo abolire la legge, però la legge, diciamo, qui cambia il focus rispetto alla giustizia retributiva. In un caso ti chiedi se quella persona ha una legge o no, e stai a cavillare sul discorso se la legge è stata violata oppure no. Nell'altro caso rimetti le relazioni, quello è la giustizia riparativa, laddove talvolta la legge non può neanche arrivare, uno, perché a volte la legge, essendo umana, sì, dovrebbe essere la tutela dei deboli, qualche volta, non voglio dire sempre, però diventa la tutela dei forti. E chi ha l'avvocato migliore, chi ha l'avvocato di grido, in America non si sa perché nel braccio della morte sono quasi tutti neri e pochi bianchi. Sembra strano, insomma, che soltanto i neri siano quelli che sono più che commettono, diciamo, reati più gravi, insomma. Quindi diciamo che questo va in un'ottica in cui la legge non diventa l'unico parametro sul quale fondare la nostra società. Rimettere invece al centro persone e relazioni è un'altra prospettiva che non toglie dalla legge, però ci mette in un'altra ottica. La giustizia riparativa rimette il focus su quello lì, indipendentemente anche dalla legge. Quando la legge a volte non c'è, può essere ingiusta, oppure manca, però non vuol dire che alle volte, quante volte c'è magari un vuoto di legge, ma magari il danno c'è, magari il problema c'è. E in alcune situazioni, come possono essere tra vicini di casa, in famiglia, andare a colpi di legge è problematico, perché poi magari si può anche ottenere ragione sopra l'altro, ma poi la relazione che fine fa? Perché spesso e volentieri andare per metodi di legge è comunque un cercare di continuare quelle logiche della violenza che sono il dominio sull'altra persona, vincere sull'altra persona. E questo alla fine è un modo per continuare a combattere, no? Infatti si parla di dibattimento, che vuol dire un combattere in qualche maniera, no? Ora lo so che noi siamo abituati soltanto a quel tipo di legge e quindi oggi magari io vi porto un'altra prospettiva, invece calma, fermi un attimo, perché questa è completamente un'altra prospettiva a cui non siamo assolutamente abituati. E come ogni cosa nuova, è chiaro che magari la sentiamo, come dire, estranea, no, al nostro sentire e ci sembra più consono una legge che poi alla fine, se io ho subito un danno, mette in carcere l'altra persona e ce la tiene lì per 10 anni. Alcune cose sono fattori di abitudine. Ecco, poi vado avanti sugli altri punti. Jacopo. Allora, cerco di essere breve perché davvero sarebbe un argomento immenso questo, mi correggo anche per la seconda volta con Marta. Penso che possa aiutare, per fare un po' ordine nella discussione, distinguere un po' 3 piani della cosa. Cioè il piano degli scontri, dei disaccordi, eccetera, che abbiamo nella vita quotidiana. Poi, al lato opposto, il piano dei momenti costituenti, diciamo, di uno Stato, di una nazione, di un passaggio come è stato l'apartheid, come la Costituente. E secondo me questi 2 livelli sono 2 livelli dove è molto attuale, molto importante, direi persino urgente, questo modello della giustizia riparativa. Dove è più problematico, e penso non abbia tutti i torti Marta, è il livello intermedio della strutturazione dello Stato. E questo perché, cioè, fondamentalmente bisogna anche un po' guardarsi indietro da dove è venuta la situazione in cui siamo. Noi oggi abbiamo una visione, cioè le cose stanno già cambiando, secondo me. Nel senso che io, vabbè, questa è una mia impressione, ma ho la sensazione crescente che nel corso del Novecento, ma tantissimo di più, ora si parla tanto di collasso del diritto internazionale, cioè vabbè che in realtà non c'era nemmeno prima, ma ora neanche si fa più finta, eccetera. Secondo me noi stiamo assistendo a un progressivo collasso proprio del principio della legge, del diritto, che è qualcosa che antropologicamente funziona sempre meno. Non è colpa di una persona o di un'altra, sto parlando proprio di una prospettiva storica. Quindi non a caso abbiamo tutti una visione che è molto cinica della legge, ma che non sarebbe quella
ideale, quella per cui come dire, con gli intenti con cui era stata formulata. Perché per esempio il giudice non solo dovrebbe essere un terzo imparziale, dovrebbe essere qualcosa di più. Cioè dalla Socrate fino a Hegel, e poi ora non ci entro in tutta, perché ripeto, sarebbe il dibattito enorme. Cioè, la legge non è prima di tutto qualcosa che serve al singolo cittadino. La legge è qualcosa che costituisce e mantiene in vita lo Stato, e lo Stato a sua volta è tutti i cittadini che devolvono. Ora poi ci sono 20.000 posizioni diverse, politiche e filosofiche, quindi io diciamo parlo di un troncone forte della nostra tradizione. Tutti i cittadini che devolvono la loro autonomia allo Stato, e lo Stato in un certo senso è più te a quel punto di te stesso, perché d'altro canto è quello che garantisce, è quella statua lì, è quello che poi si incarna in quella statua lì, garantisce l'ordine e la prosperità di tutti quanti in un modo che i singoli, anche associandosi in un'associazione di X persone, non potrebbero. Io penso che questo paradigma sia entrato in crisi, stia entrando sempre di più in crisi. Quindi volevo un po' menzionare questo sfondo storico enorme che secondo me Marta avverte. Poi io in realtà sono d'accordo, cioè ho l'idea che siamo in un processo di esodo verso un ideale che, se non sarà una giustizia riparativa capillare come sistema, però va in quella direzione. Però non dobbiamo dimenticare appunto che, mettiamola così, a livello dello Stato, delle istituzioni, fino a quando ci saranno, fino a quando ci poniamo il problema della democrazia, di come farla funzionare, eccetera, eccetera, anche lo Stato deve essere uno degli individui che ha da dire la sua, e la sua è un interesse che è sempre distinto da quello dei singoli individui coinvolti dal reato, da un danno, insomma. Ecco. E questo rende tutto il problema più complesso, quando lo vogliamo portare a, ok, proviamo a pensare di basare tutto un sistema legale su questo. Poi ripeto, io sono d'accordo che, e secondo me bisogna partire proprio dalla vita quotidiana, perché tramite un processo di mutamento antropologico che arriveremo forse a poter strutturare una forma diversa di convivenza. Ok, grazie Jacopo. Mi preme due cose di quello che hai detto sottolineare. Hai parlato di legge e diritto. Guardate, il diritto non sono sinonimi. Legge e diritto non sono sinonimi. E questa è la prima cosa che si impara a giurisprudenza, perché il diritto è qualcosa che va oltre la legge. La legge è sempre imperfetta, la legge spesso non riesce a catturare quello che è il diritto, quello che è l'espressione umana fino in fondo, come è successo in Sudafrica, come è successo per noi in Germania, in Italia, nel tempo del nazismo, del fascismo, ma anche la nostra legge di oggi. Quindi un conto è parlare di diritto, un conto è parlare di legge. L'altra cosa è che la legge ha dei grossissimi limiti. Io non ritengo, questa è la mia visione, poi non me la voglio imporre, ma insomma io faccio difficoltà a pensare a uno Stato fondato sulla legge. Cioè, lo Stato per me non è fondato sulla legge. La legge è una componente importante dello Stato, ma lo Stato per me è fondato su un tessuto relazionale, che poi si dà delle regole sicuramente, ma è sempre la relazione il centro e il fondamento dello Stato. Non quindi il violare o non violare la legge, ma il modo in cui noi costruiamo e facciamo vivere le nostre la legge poi alla fine può impedirti, diciamo, o cerca di impedirti, mette dei paletti, ok, per non andare oltre. Ma le nostre relazioni non possono essere basate soltanto sul mettere i paletti per non andare oltre, cioè al negativo, quello che non devi fare. E d'altra parte la legge importi quello che dovresti fare, quindi importi per esempio di essere una persona aperta verso gli altri, inclusiva, non te lo può imporre. Ti può imporre di non essere discriminatorio, ma cioè, quindi ti può mettere tipo un guardrail oltre il quale tu non vai, ma è sempre al negativo.
mentre invece noi abbiamo bisogno, come società, è un po' come la pace negativa e la pace positiva, cioè la pace non la possiamo considerare soltanto come l'assenza della guerra, l'assenza delle armi. La pace è una costruzione che noi facciamo di un'armonia, di un agire compassionevole gli uni verso gli altri, di comprensione, inclusivo, che non può essere dettato dalla legge, ma se la nostra società non è fondata su quello, se non tende verso quello, è una società fallimentare per come la vedo io. Ecco perché, secondo me, abbiamo forte bisogno di almeno affiancare alla giustizia retributiva anche una giustizia riparativa e la possibilità nelle varie situazioni di poter accedere alla giustizia riparativa per rimettere al centro chi ha sofferto, per rimettere al centro la relazione, piuttosto che, come diceva prima Claudia Mazzucato, che è reocentrica, rimettere al centro le vittime, la riparazione della relazione, la riparazione del danno. E anche nella giustizia riparativa altre figure possono entrare dentro, che magari si sentono offese dal danno, come può essere la comunità. Questo non succede nella giustizia classica e retributiva, perché ti basi sulla legge e ti basi su come dire, le due parti coinvolte, che sono lo Stato da una parte e il reo dall'altra. La vittima diventa un testimone della colpevolezza del reo, che è paradossale, perché dovrebbe essere il centro. Esatto. Posso dire qualcosa? Anche perché io non riesco a trovare la manina con la quale mi annuncio. Ok. No, dicevo, sono assolutamente d'accordo con quanto hai detto e a questo proposito sono rimasta proprio piacevolmente impressionata dalla dichiarazione che fa nelle 3 fasi, appunto, la prima dichiarazione importante perché la persona venga considerata come dire, capace di avere questa amnistia, è il fatto che deve dichiarare il vero. Cioè, voglio dire, una delle caratteristiche della giustizia appunto reocentrica, come diceva la docente, è il fatto che il colpevole nega, occulta la verità, non si sanno appunto nei regimi dittatoriali tutte le varie torture che sono state commesse, eccetera. Quindi io penso al valore terapeutico di una cosa del genere per la vittima, ma anche per il carnefice, perché mettere in parole quello che lui ha fatto ha sicuramente un'azione rivoluzionaria. Per la vittima sicuramente, ma anche per il carnefice, perché nel momento in cui tu occulti il danno, stai operando una rimozione di quello che hai fatto che nel corso poi della vita bisogna vedere un po' come te la gestisci. Quindi il primo passaggio che mi ha colpito tantissimo della giustizia per l'appunto riparativa è questo obbligo di dire tutta la verità. Cioè il colpevole deve occuparsi di raccattare tutte le informazioni che riguardano la sua colpevolezza pena il non ricevere l'amnistia. Io la trovo rivoluzionaria sta storia, perché quello è un passaggio che genera, come dici tu, relazione, vicinanza, possibilità di trasformazione. Tutto il resto è solamente dicotomia, vittima da una parte, carnefice dall'altra, tutti quanti accaniti come cani sullo stesso osso perché vogliono il colpevole e questo non porta da nessuna parte dal mio punto di vista. Quindi grazie, mi ha fatto piacere avere avuto quest'altra informazione in più. Jacopo, grazie Maria, grazie. No, io volevo solo precisare quello che intendevo dire con appunto il fatto del nostro cinismo riguardo alla legge, cioè è un cinismo che è giustificato spesso e volentieri perché le cose che stiamo dicendo purtroppo vanno così. Se prendiamo solo l'elemento del fine rieducativo cioè se noi guardiamo la Costituzione, ma ne parlava già Beccaria, la pena non è punire quello lì e buttare via la chiave, come dicono in continuazione in televisione da tutte le parti.
La pena è il fine rieducativo della pena. Cioè, tante delle cose che noi stiamo dicendo la giustizia riparativa le fa meglio, ed è possibile, se non probabile, che nella maggior parte dei casi le faccia meglio. Io sono d'accordo. Però fanno parte del mandato di quello che dovrebbe essere la giustizia retributiva. Quindi dico appunto solo due: una è quella dell'elemento rieducativo, e due, anche il fare emergere tutta la verità, che è stato appena detto. Il fatto che ci sia il giudice, che è un rappresentante cioè è lo Stato, non è un individuo, e che ci sia dall'altra parte a dibattere con l'avvocato, ci sia un PM che tra l'altro nel nostro ordinamento ha il dovere di accertare la verità, anche se scagiona chi è sotto accusa. Cioè, dal punto di vista di come dovrebbero funzionare le cose, in realtà sarebbe già un ottimo sistema per andare in quella direzione. Poi lasciamo perdere purtroppo che sempre di più è evidente a tutti noi, io penso da decenni, di generazione in generazione, che funziona sempre più la corruzione, e questo mi riferivo dicendo che veramente, secondo me, siamo in un processo di crisi del sistema della legge, cioè dello Stato basato sulla legge. Anche lì, quando io dico Stato, mi riferisco allo Stato moderno, cioè quella roba che è un po' strana, per lui è la normalità, però in realtà è un unicum storico che viene fuori, diciamo, fra il 300 e 400, comincia a venire fuori e arriva al 900, e secondo me non è che abbia tanto avanti a sé, per via appunto di questi cambiamenti enormi che noi non ci rendiamo conto perché viviamo una vita breve, tutti noi esseri umani, ma sono velocissimi cambiamenti enormi che stiamo vivendo in questi decenni. Quindi secondo me sta già cambiando. Forse l'unica ragione per cui, da un po' da filosofo, così, anche perché mi ricordo ci facevano fare gli esami su questa roba, per cui invito a questa cautela a livello politico, a livello dello Stato, è perché secondo me c'è anche un lato oscuro della crisi del principio della legge. Cioè, esattamente, cioè, può andare male o può andare bene. Secondo me tante delle cose molto brutte che stiamo vedendo succedere, tipo il diritto internazionale, hanno a che fare con la perdita di rispetto definitiva da parte della società, proprio delle persone comuni anche, nei confronti del principio di legalità. Noi lo vogliamo superare, perché io mi ci metto anch'io, sono d'accordo che è un principio superiore quello della giustizia riparativa, però bisogna arrivarci in un'epoca, sapendo che siamo in un'epoca in cui rischiamo di perdere anche quello che avevamo prima. E questo era quello che volevo dire. Grazie Jacopo. Gabri? No, io volevo fare solo un breve intervento, volevo dire, sono molto d'accordo con quello che diceva Maria Grazia, perché sicuramente la verità è qualcosa di liberatorio. Per chi crede, ovviamente, il Vangelo dice la verità vi farà liberi. Sembra una frase così buttata, ma in realtà è molto vero, perché la verità davvero ci rende liberi e dà un senso appunto di liberazione e anche di riparazione. Perché insomma dire davanti a tutti, come è successo in Sudafrica, quello che è stato fatto, anche le cose più atroci, sicuramente, passatemi il termine, dà anche come posso dire, rende visibili anche le vittime, che si sentono in un certo senso ascoltate, capite, comprese. E quando te, Giampaolo, dicevi ci sono tante vittime che non vengono portate a processo, in primis la vittima, che spesso è completamente dimenticata, ci sono anche altre vittime che stanno dietro. Per esempio, mi veniva in mente nei femminicidi i figli che rimangono, per esempio, non sono vittime che di punto in bianco si trovano a non avere né la madre né il padre, perché a volte insomma la maggior parte è il partner, oppure le vittime della mafia, cioè tutte queste persone avrebbero bisogno anche loro di essere riparate. Quindi sì, poi è tutto molto difficile, io sono d'accordo, però non possiamo negare che la giustizia retributiva è una giustizia che comunque vede solo l'aspetto punitivo. È vero che il carcere dovrebbe essere riparativo, sono d'accordo, ma in realtà non è così. Spesso il carcere è punitivo e quando stai in carcere dopo diventi più delinquente di quanto sei entrato. Questo purtroppo è un dato di fatto, dovrebbe essere ristrutturato, io non so nemmeno bene come, però non funziona così.
Quindi non lo so quale potrebbe essere la strada, però cioè, dobbiamo entrare nell'ottica che abbiamo sempre fatto così, ma in realtà i risultati sono stati molto scarsi. Insomma, questo volevo dire. Grazie Gabri. Allora, due cose, anzi tre, perché poi vedo che si va a chiudere e sono già quasi le 8, e quindi bisogna andare a chiudere. Allora, uno, che la giustizia riparativa per noi andrà nella direzione della Costituzione, proprio anche per quello che dicevi tu, Jacopo, prima, no? Di una pena rieducativa, dice la nostra Costituzione. Qui si va anche oltre, perché non c'è solo da rieducare il colpevole, qui c'è da ristabilire una relazione, un tessuto, provare ad andare oltre, no? E quindi la giustizia riparativa va anche oltre su questo. Poi l'altra cosa è, pensiamo a quelle situazioni in cui io magari, mio figlio muore perché ci sono pochi medici, muore perché l'ospedale non funziona. Questo è quello che succedeva in Africa. A chi faccio causa? Con chi me la prendo? Non c'è un colpevole, non c'è un signor colpevole, cioè retributiva, vuole un nome e un cognome. Nella giustizia riparativa, siccome il centro è la vittima, dà spazio alla vittima, chiama in causa la comunità, chiama in causa lo Stato, chiama in causa le strutture di violenza, cosa che la giustizia retributiva è limitata, fa fatica. Per cui la giustizia riparativa non è il volemose bene, attenzione, è un modo più potente, più forte di fare giustizia. È per me, per come la vedo io, è la vera giustizia, perché è quella che non è che fa giustizia semplicemente perché restituisce il torto a chi ha fatto del male, ma perché ricrea una possibilità del giusto, della giustizia. E quindi io la vedo come uno strumento altamente più potente rispetto alla giustizia retributiva. La giustizia retributiva spesso e volentieri fa uscire le persone anche dalla prigione peggio di prima, quindi non le ha migliorate, le ha peggiorate. E uno cerca soltanto in qualche maniera di fregare il sistema. Ecco, lì non funzionerebbe così. L'ultima cosa che mi premeva raccontarvi, siccome appunto è una grossa novità per noi, l'abbiamo visto che l'ONU accoglie già dal 2002 la giustizia riparativa e anche successivamente l'Unione Europea. In Italia ci siamo arrivati, anche noi. Prima, non so, Marta forse, qualcuno diceva, ma nell'ordinarietà, no? Allora, la giustizia riparativa nell'ordinarietà, e quindi non solo nella giustizia di transizione, come è successo nella transizione dal regime dell'apartheid a un regime democratico in Sudafrica, ma anche da noi abbiamo dal 2002, con la legge Cartabia, l'introduzione della giustizia riparativa. E quindi questa è una novità, è da poco, quindi l'unica cosa buona per come la vedo io ha fatto il governo Draghi, perché con il governo Draghi c'è stato questo ministro Cartabia che è stata lì un anno e mezzo. E cosa fa uno in un anno e mezzo? Uno dice non c'ho tempo di fare niente. Lei è riuscita a introdurre nell'ordinamento italiano la giustizia riparativa. E quindi ha dato il via a questo processo, è stato portato avanti con anche un po' di ostacoli dai governi successivi, dal governo successivo, però alla fine lo stanno portando avanti e 2 mesi fa, a febbraio, è stato annunciato l'apertura di 36 centri in tutta Italia per la giustizia riparativa, e che quindi cominceranno a lavorare. Quindi ci hanno impiegato diversi anni, dal 2002 ad ora, insomma 4 anni, per mettere in piedi questi centri e farli funzionare, e adesso insomma gli hanno dato il via, quindi li hanno ufficializzati. Quindi mi sembrava importante, ecco, dire anche come ci si sta muovendo in Italia.
E una delle prime ad accedere alla giustizia riparativa è stata Agnese Moro. Non so se vi dice niente il cognome. Agnese Moro ha voluto accedere alla giustizia riparativa per incontrare quelli che avevano ucciso il padre. E lei è molto grata del fatto che che ci sia anche una forma, diciamo, alternativa alla giustizia classica, come giustizia riparativa, e anche questo su YouTube potete trovare qualcosa, appunto, di quello che è stato per lei incontrare i perpetratori, quelli che hanno preso per, non so, 2 mesi, se non ricordo male, Aldo Moro, e che lo hanno tenuto ostaggio per 2 mesi e poi buttandolo come un cane. E chiedergli, per esempio, come è stato possibile per voi una mattina, questo lo racconta anche Claudia Mazzucato, come è stato possibile una mattina per voi mettere la sveglia e sapere che quel giorno è il giorno in cui avete ucciso mio padre. Queste possibilità la giustizia classica retributiva non le dà. C'è sempre la separazione delle 2 parti. E poter invece interloquire con un mediatore, chiaramente, che aiuta, che facilita, e poter interloquire e dirgli: mi spieghi che cosa hai nella testa, come l'hai sentito, come hai potuto fare una cosa del genere. Va bene, se c'è un ultimo commento ancora, 1 o 2, e poi andiamo verso la conclusione. Io penso ci sarebbe ancora ore da stare a parlare, però è ora di cena, quindi bisogna smettere. È veramente interessante quello che ci ha raccontato, e veramente, oltretutto, calza a pennello proprio con quello che stavo pensando in questi giorni. A proposito, la discussione in casa mia è scaturita da quell'omicidio che è successo a Massa di quel padre davanti al bambino, eccetera, eccetera. Cioè, io non sono d'accordo che mettere quegli assassini in galera e buttare via la chiave sia una soluzione per nessuno, ecco. Non ne viene fuori niente di buono, appunto. E quindi altre soluzioni devono essere trovate. Io non so se quello che stavo proponendo io, cioè proprio di far rendere conto a queste persone di quello che avevano fatto, perché lì per lì, probabilmente nella foga, io non so se erano anche drogate, non lo so, cioè gli è sembrato un gioco, ma non si sono resi conto in quel momento del danno eterno che facevano a queste altre persone. Farle rendere conto, farle lavorare per la famiglia proprio, per quella famiglia lì. Hai ucciso un padre? Bene, adesso li mantieni per tutta la vita. Così sai cosa vuol dire aver ucciso un padre. Non so se questo è eccessivo per la giustizia riparativa, però ti devi rendere conto di quello che hai fatto, perché secondo me non se ne rendono conto lì per lì. Non è che si alzano la mattina, ora quelli di Moro forse sì, non è che si alzano la mattina di oggi su ammazzare qualcuno, forse anche sì, però sono lì, si trovano nell'azione che gli torna facile, gli sembra tutto facile, non si rende conto di queste persone. Per cui, come si fa con i cani, si va strisciati in asilo sopra, perché vanno proprio rieducate da zero, non hanno il senso della vita, del significato, appunto dei rapporti sociali, non hanno nessun senso. Quindi vanno presi e rieducati, ma non messi in galera, perché la galera non rieduca, appunto, come tutti voi avete detto. Ma questo governo sta andando proprio. Sì, è vero, hanno fatto questi centri, ne avevo sentito parlare anch'io, ma sta anche creando tutta una serie di nuovi reati che sono pazzeschi. Cioè, ora chiunque può essere sanzionato e punito anche penalmente per delle cose, per liberticidi, per esempio. Quindi, cioè, questo governo bisogna stare parecchio attenti, ecco. Cioè, veramente tanta roba brutta l'hanno già fatta, ma comunque. Grazie Cristina. Dico solo una cosa e poi lascio la parola anche agli altri. Non lo so se è troppo o troppo poco, no? Nell'esempio che dicevi tu. Nella giustizia riparativa c'è una mediazione
e poi c'è anche un accordo che viene fatto, quindi bisogna sentire la prospettiva appunto della vittima. Può darsi che quella cosa gli serva, può darsi che non gli serva a niente, cioè non è in questo caso un giudice e dice tu dovrai fare questo per tutto il resto della vita, e quindi è proprio il frutto della mediazione. Gabriella, Jacopo, Aurelia e poi si chiude. No. No, scusa Giampaolo, mi è rimasta la mano da prima, non ho come levarla. No, va bene. Ho detto, non mi voglio prolungare, sono già le 8:05. Anch'io rubo solo un istante, perché ho già parlato anche troppo, per dire che sono molto, cioè avevo già sentito di questa cosa, non sapevo meno i dettagli, ma non sapevo la cosa di Moro, e comunque una cosa mi fa enormemente piacere, perché, e penso sia molto importante, perché, cioè, stante tutto quello che ho detto prima a livello storico, filosofico, politico, di alto livello, però nei termini più politici concreti dei giorni che noi viviamo, anche solo la situazione nelle carceri italiane, io parlando ormai un po' con Don Vincenzo Russo, cioè è qualcosa che è altro che Costituzione, cioè è fuori da ogni grazia di Dio, e quindi altro che fine rieducativo della pena. Quindi è veramente un'urgenza civile, muoverci verso delle forme più costruttive, più sane, per gestire queste cose, perché riguarda tante persone. Grazie Jacopo. Io posso solo dire questo, io ci ho lavorato a Sollicciano, per chi non lo conosce, che è carcere di Firenze, per 1 anno e mezzo dall'interno, e posso dire che rieducazione è una parola che non sanno neanche cosa significa. E ci sono anche 2 cosiddetti educatori per fare questo mestiere, e che loro, ma neanche il direttore del carcere fa niente, se non quei proprio limiti minimi, diciamo, che la legge impone. Poi su questo, se avremo tempo, una volta vi racconto di più. Aurelia? Sì, ciao. Io ho proprio 2 parole. Prima si parlava di diritto e legge, no? La differenza. E su questo lancio solo l'input, perché mi veniva questa parola, l'obiezione di coscienza, proprio perché la legge non è comunque fatta dagli uomini e non sempre tutela gli uomini, e per questo tante volte insomma si parla di obiezione di coscienza, come ora l'ultima, no, la campagna ripudia di Emergency, dove si cerca di obiettare al possibile reinserimento del servizio di leva, poi obbligatorio, volontario, ma insomma. Ecco, questo giusto perché mi piaceva introdurre anche questo termine. Riguardo alla giustizia riparativa, vabbè, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, tutto veramente molto interessante. Il fatto che sia stato introdotto in Italia può essere una cosa anche questa interessante, bisogna però sempre vedere poi nel concreto come verrà realizzata, soprattutto se per esempio mi viene da dire, se si limita per dire a piccoli reati come un furto, allora arriva quello, ti do cioè, ho sentito dire che per esempio ora viene molto utilizzata dai borseggiatori, su 100 volte, quella volta che viene beccato rende i soldi e giustizia è fatta. Ecco, se si limita a questo parliamone. Se invece verrà applicata a questioni di più alto livello di cui si è parlato finora, insomma veramente ben venga, perché appunto la cosa principale è il redimersi a livello proprio profondo, più che pagare o meno una pena e in base anche all'avvocato che ti ritrovi, ecco.
questo, ecco, proprio cose così. D'accordissimo Aurelia, l'unica cosa che posso dirti è che in un caso come quello, ecco, la cosa interessante che potrebbe venire fuori è che quando becchi un borseggiatore, una borseggiatrice, perché c'è stato un caso, no, in cui magari, vabbè, ha preso la borsa, sai cosa, te la restituisco. Ecco, no, perché quella persona non ha fatto solo un danno a quella persona lì in particolare a cui ha rubato la borsa o il portafoglio o quello che è, o neanche alle altre vittime, ha fatto un danno alla collettività. E quindi lì possono costituirsi parti civili, diciamo, anche, che ne so, i membri della città, ma anche io posso andare perché magari mi sento leso da quella violazione che fa quella persona, perché mi sento leso perché rende le mie strade più insicure, perché non posso andare, devo sempre preoccuparmi quando vado in metropolitana, vado sull'autobus del portafoglio, perché magari fa diminuire il turismo. Quindi, diciamo, in quel caso, cioè, possiamo costituirci molto più facilmente parti in causa, al contrario di quella che invece sarebbe nella giustizia retributiva classica, in cui sarebbe soltanto quel reato che effettivamente te puoi dimostrare che ha fatto con quella vittima che è stata quella, e la cosa finisce fra di loro. Ma magari anch'io mi sento leso, mi sento vittima. E io chi mi prende in considerazione? Io commerciante, io abitante. Certo, no, in questo senso è interessante, molto interessante, speriamo che abbia buoni sviluppi. Che è completamente diverso dalle ronde che ora sento nei quartieri, a volte si costituiscono le ronde per fare giustizia, che è una roba veramente deplorevole. Oddio, mi si è ghiacciato il sangue. Sì, ora anche a Firenze pare vogliono cominciare a fare le ronde. Ci sono dei quartieri dove questa gente spontaneamente si propone di fare queste ronde, perché chiaramente devono andare alla ricerca del malcapitato, e questo è un riproporre appunto la visione reocentrica, perché questo mi ha colpito molto di quella docente, che magari, ecco, mi andrò a guardare meglio il suo video, ma è la mente che si deve trasformare, quindi è chiaro che le cose sono complesse, ma se non lavoriamo per trasformare la nostra mente non si arriverà mai da nessuna parte. Grazie ancora. E io penso che è concluso come meglio non si poteva fare, Maria Grazia. Quindi No, io dai, ringrazio... concludi te, Giampaolo. Qualcuno richiama alla cena qua. Quindi io vi ringrazio per tutti i contributi e ci abbiamo ancora tanto da lavorare, perché è problematica con tutta questa roba e quindi abbiamo bisogno di digerirla e farla digerire. Grazie. A proposito di ronda, capito? A proposito di ronda, te ce n'è una lì, io ce n'ho una in sala. Grazie a tutti. Meglio la tua, guarda. Ciao a tutti, Ciao, grazie. Ciao. Sempre discorso delle ronde. Ci vediamo tra un mese.